Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa, una maxi borsa, modello 4 stagioni, in quanto l'ho pensato un po' per adattarlo a tutte le stagioni. Io l'ho realizzato con queste colorazioni un po' estive, ma cambiando i colori può diventare tranquillamente una borsa autunnale invernale. Borsa veramente molto capiente, ha il suo fondo rigido a cui ho applicato i piedini, vi ho mostrato tutti i passaggi. Anche per questo progetto è disponibile un kit materiali completo che trovate sempre sul sito gomitoli.com, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto che ha sempre una validità limitata. Tutte le info le trovate sia qui sul video che nel box informazioni. Nel kit troverete due rocche da 500 grammi, una per colore, e questo è l'avanzo. Praticamente ci fate tranquillamente un altro progetto. Spero che questo progetto vi piaccia, non riesco a mostrarvelo tutto per intero, ma avrete visto comunque l'anteprima del video. Non l'ho foderata, ma vi lascio il link del mio tutorial per la fodera nel box informazioni qui in basso. Per quanto riguarda la chiusura, abbiamo sempre la chiusura semplicissima con moschettone, manici intrecciati, per chi me lo chiede arrivano già pronti, non li realizzo io al momento. In questo caso ne abbiamo due intrecciati ed abbiamo il doppio moschettone, quindi si possono anche utilizzare singolarmente. Io ho deciso di applicarli così perché mi piacciono tantissimo e vanno comunque a riprendere la borsa. Comunque non mi perdo in chiacchiere, la lavorazione è veramente molto semplice ma in ogni caso d'effetto. Un progetto che resta comunque semplice, alla portata di tutti, anche delle principianti, quindi tranquille. A questo punto non mi perdo in chiacchiere, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. Ora vediamo cosa comprende il kit materiali completo, comunque il necessario per realizzare questa borsa, e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Il kit comprenderà una rocca di Inda colorazione numero 2, una rocca di Inda colorazione numero 38, coppia di manici Inda intrecciati con ovviamente gli agganci, fondo ovale 30x10, moschettone ed anello che fungeranno da chiusura, 4 piedini da inserire sul fondo, utilizzeremo l'uncinetto numero 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dal fondo, ma innanzitutto dobbiamo andarci ad inserire i piedini sulla base. Niente panico perché vi mostro come fare in modo molto semplice. Per fare questo passaggio possiamo utilizzare un ago grande oppure la punta di una forbice. Ovviamente per fare questi passaggi ci andiamo sempre con cautela perché altrimenti roviniamo il fondo. Quindi come vi ho detto lo facciamo in modo molto semplice, regolandoci esattamente con i fori che abbiamo già predisposti sulla base. Giriamo il fondo sul rovescio, quindi dobbiamo vedere la parte interna del fondo. Prendiamo come riferimento il foro centrale del lato più corto e andiamo a contare 5 fori, quindi 1, 2, 3, 4, 5. E poi successivamente contiamo 2 fori, quindi 1 e 2. Andremo a fare un segnetto esattamente in questo punto, in corrispondenza del quinto foro e del secondo foro dopo il foro centrale. Vi dico anche le misure così magari vi regolate meglio. L'ho posizionato esattamente a 4 cm circa dalla parte superiore e a circa 3 cm dalla parte laterale. Farò lo stesso anche sull'altro lato, quindi vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 e in corrispondenza vado a fare un segnetto. Ripeterò lo stesso procedimento anche sull'altro lato, ovviamente cerco di prendermi poi le misure in modo da
posizionarli in modo corretto. Qui l'avevo messo a 4,5 circa e qui sono a 4,5 circa. Magari devo farlo leggermente più verso l'interno. Comunque questo è il metodo che io ho sempre utilizzato proprio da quando ho iniziato a lavorare le borse. Ho fatto lo stesso procedimento anche sull'altro lato, sembrano storti, poi me li sistemo fuori video. Comunque per fare il foro prendiamo la punta della forbice e andiamo a forare il nostro fondo. Una volta fatto il foro andiamo ad inserire il piedino all'interno, facciamo passare le alette all'interno del foro in questo modo e poi le andiamo a bloccare all'interno aprendo le alette. Ed ecco qui che avremo applicato il nostro piedino. Facciamo lo stesso procedimento sugli altri 3 ed ecco qua che in modo molto semplice avremo applicato i nostri piedini. A questo punto possiamo iniziare con la lavorazione all'interno dei fori, quindi ci prendiamo il cordino, facciamo il solito cappio iniziale e ci andiamo a lavorare delle maglie basse all'interno di ogni foro. In questo caso ho i fori molto vicini, quindi andrò a lavorare un solo aumento per angolo, ma questo può variare in base al filato che si utilizza, ai fori del fondo, ma soprattutto alla mano di lavorazione. Quindi io partirò come sempre dal foro centrale del lato più corto. Mi inserisco con l'uncinetto ed inizio lavorando la prima maglia bassa. Lavoro una seconda maglia bassa all'interno dello stesso foro e procederò lavorando 2 maglie basse fino a portarmi al foro che si trova esattamente nella parte più stondata. Calcoliamo il quarto foro, quindi dal foro centrale noi contiamo 4, nel quarto foro andiamo a lavorare l'aumento. Quindi ora procediamo lavorando 2 maglie basse nei fori successivi. Ed esattamente qui andiamo a lavorare l'aumento, quindi invece di lavorare 2 maglie basse ne lavoriamo 3. 1, 2 e 3. Ora continuiamo lavorando 2 maglie basse nei fori successivi e poi volendo possiamo mettere il marcapunti dove dobbiamo andare a lavorare l'aumento, quindi partendo dal foro centrale noi contiamo 1, 2, 3, 4, esattamente qui dobbiamo andare a lavorare l'aumento. Stessa cosa dall'altro lato, contiamo escludendo il foro centrale 1, 2, 3, 4 e qui andiamo a lavorare l'aumento. Poi ovviamente anche su questo lato faremo lo stesso procedimento, quindi 1, 2, 3, 4, qui andiamo a lavorare l'aumento. Quindi 3 maglie basse le lavoriamo solo nel foro di ogni angolo e mentre negli altri fori sempre 2 maglie basse. Il solito procedimento che facciamo quasi per ogni fondo. Quindi procediamo in questo modo e poi ci rivediamo al termine. Bene, ho lavorato tutto il mio fondo, a questo punto devo chiudere il giro con maglia bassissima, quindi inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro del primo punto e chiudo a maglia bassissima. Faccio una catenella che mi va a sostituire anche la prima maglia bassa
e procedo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante, quindi punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassa. Punto successivo, prendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassa e continuo così per tutto il giro. Non farò altri aumenti. Se nel vostro caso fosse necessario, come al solito, potete farli negli angoli. Terminato il giro andiamo a chiudere con chiusura invisibile, quindi inseriamo l'uncinetto in questa asolina qui, dall'interno verso l'esterno, prendiamo il filo, lo portiamo all'interno, inseriamo l'uncinetto alla base dell'asola, all'interno dell'asola, tiriamo il filo e facciamo una catenella. A questo punto inizieremo la lavorazione a punto granny, quindi ho già fatto una catenella, devo sostituire la prima maglia alta, quindi vado semplicemente a fare 3 catenelle in modo molto semplice e poi all'interno di questo stesso punto vado a lavorare 2 maglie alte, una e 2. In questo modo facciamo una catenella, saltiamo 2 punti di base, quindi 1, 2, andiamo nel successivo e lavoriamo un gruppo formato da 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Poi di nuovo una catenella, saltiamo 2 punti di base, andiamo nel successivo e lavoriamo un gruppo formato da 3 maglie alte, e si procede in questo modo per tutto il giro. Quindi catenella, si saltano 2 punti, nel successivo si lavora il gruppo di 3 maglie alte. Terminiamo il giro e ci rivediamo al termine. Bene, ho terminato il mio giro, mi sono avanzate 3 maglie, ma non è un problema perché tanto la maglia in più non si noterà. Andiamo a chiudere con maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, ovviamente facciamo la catenella di separazione, inserisco l'uncinetto nella terza catenella e chiudo a punto bassissimo. Devo portarmi ora all'interno di questo spazio, quindi procedo lavorando una maglia bassissima anche nelle 2 maglie alte successive e a questo punto inserisco l'uncinetto nello spazio di una catenella, lavoro una maglia bassa, inserisco l'uncinetto in quest'asola, lavoro una maglia bassa, in questo modo avrò alzato il lavoro e sostituito la prima maglia alta. Procedo lavorando altre 2 maglie alte all'interno di questo spazio. In questo modo non andiamo più a fare la catenella di separazione, ma passiamo direttamente allo spazio successivo e lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Poi spazio successivo lavoriamo sempre 3 maglie alte
e andremo a ripetere questo procedimento per tutto il giro. Quindi in ogni spazio formato da una catenella andremo a lavorare 3 maglie alte. Quindi terminiamo il giro e ci rivediamo al termine. Ho terminato il giro, lo chiudo nella prima maglia con una maglia bassissima ed io ora devo fare anche il cambio colore perché lavorerò la borsa con 2 colori. In ogni caso devo arrivare in questo spazio, quindi faccio una maglia bassissima con questo colore nel punto successivo, inserisco l'uncinetto nella terza maglia alta, quindi nel punto successivo, ma vado a prendere l'altro colore a cui ho già fatto il cappetto iniziale per mia comodità, ma potete anche non farlo. Prendo la solina, me la porto all'esterno ovviamente e chiudo a maglia bassissima in questo modo. Inserisco l'uncinetto nello spazio successivo, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa in questa solina per andare a sostituire la prima maglia alta, quindi per alzare il lavoro. Ora procedo lavorando altre 2 maglie alte sempre all'interno di questo spazio, 1 e 2, e poi procedo con la lavorazione come abbiamo fatto finora, quindi 3 maglie alte sempre nello spazio che si trova tra un gruppo di 3 maglie alte e l'altro. Non abbiamo la catenella, ma comunque lo spazio si crea comunque, quindi noi andiamo a lavorare le 3 maglie alte tra un gruppetto e l'altro. Quindi il procedimento resta sempre quello ed io andrò a lavorare il mio corpo borsa alternando 2 righe di un colore e 2 righe di un altro. Ovviamente avrò solo questi 2 colori. Una volta terminato questo giro lavorerò un ulteriore giro sempre con questo colore e poi terminato il secondo giro con questo colore vado a riprendere il colore di base e lavorerò altri 2 giri così fino a raggiungere l'altezza che troverete indicata qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente se volete lavorare la borsa con un solo colore potete farlo tranquillamente, oppure potete variare anche il numero di righe tra un colore e l'altro. Questo va in base ai vostri gusti, alla vostra fantasia, quindi in ogni caso raggiungiamo questo numero di giri, ma soprattutto la misura in centimetri molto più importante, e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato tutti i miei giri, ho lavorato 20 giri a punto granny più il primo giro di maglia bassa, ho raggiunto circa 24 cm di altezza. A questo punto devo andare a restringere un po' il bordo, quindi andrò a creare dei soffietti continuando a lavorare a punto granny, quindi questa non è l'altezza definitiva ma andremo ad incrementare altri giri. Questo passaggio è facoltativo, ma se state seguendo il tutorial passo passo ed avete acquistato il kit vi consiglio di non fare variazioni in questo caso. Quindi io ho già chiuso il mio ultimo giro ed ho fatto già il cambio colore perché adesso vado a riprendere il primo colore. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prenderci innanzitutto dei marcapunti, dobbiamo innanzitutto tirarci una linea immaginaria al centro del lato più corto, quindi noi ci tiriamo una linea immaginaria, possiamo anche fare dei calcoli, io di solito faccio ad occhio. Una volta stabilito il centro del lato più corto andiamo a creare il soffietto, quindi calcolando che il centro del mio lato più corto è questo, io vado a prendere lo spazio, quindi io vado a calcolare questi 2 punti, quindi mi rimangono 4 gruppi da 3 maglie alte. Cosa faccio? Li avvicino
e vado a fissare il marcapunti unendo questi due spazi, insomma, in questo modo. E avrò creato il soffietto. Dovrò ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato, quindi noi qui abbiamo mandato all'interno 4 gruppi da 3 maglie alte e abbiamo fissato i due spazi con un marcapunti. Ripetiamo lo stesso procedimento anche su questo lato. Ho sempre questo spazio, vado a calcolare in questo modo 4 gruppi da 3 maglie alte, avvicino gli spazi insieme e li vado a fissare con un marcapunti. E questo sarà il risultato provvisorio. A questo punto procediamo lavorando a punto granny fino ad arrivare esattamente al marcapunti, dove vi mostrerò come andare ad unire un po' il tutto. Quindi, come vi avevo detto, ho già fatto il cambio colore. Ora procedo alzando il lavoro con le 2 maglie basse, lavoro 2 maglie alte all'interno di questo spazio e poi continuo lavorando il gruppo da 3 maglie alte in ogni spazio. Arrivati al marcapunti, noi adesso dobbiamo andare ad unire questi due punti, quindi io rimuovo il marcapunti, carico il filo sull'uncinetto perché devo andare comunque a lavorare delle maglie alte, inserisco l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nello spazio che avevo marcato in questo modo ed entro poi nello spazio, comunque nella maglia successiva ai 4 gruppi da 3 maglie alte, in questo modo. Prendo il filo, lo faccio passare attraverso le asole e vado a chiudere a maglia alta, in questo modo. Ora posso procedere lavorando le altre 2 maglie alte all'interno di un'unica maglia, in questo modo. Quindi non vado a ripetere lo stesso procedimento che ho fatto per lavorare la prima maglia, perché tanto comunque ho bloccato il tutto con la prima maglia alta, ma ho lavorato le 2 maglie alte all'interno di una sola maglia, in questo modo. Ora procedo lavorando normalmente le 3 maglie alte in ogni spazio fino ad arrivare al prossimo marcapunti, dove ripeterò lo stesso procedimento. Ok, qui dovremo ripetere lo stesso procedimento, quindi togliamo il marcapunti, carichiamo il filo sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nella maglia in corrispondenza dello spazio e nello spazio successivo ai 4 gruppi da 3 maglie alte. Quindi esattamente qui io inserisco all'interno della maglia, prendo il filo, lo faccio passare attraverso le asole e poi vado a chiudere semplicemente a maglia alta. Continuo facendo le 2 maglie alte restanti, le faccio in un'unica maglia, quindi non ripeto lo stesso procedimento. Quello lo facciamo solo per bloccare il soffietto. A questo punto vado ad ultimare il mio giro e poi ci rivediamo al termine. Ho terminato il mio giro, nel frattempo ho anche tagliato il filo del secondo colore perché al momento non mi serve più per quanto riguarda il corpo borsa. Vado a chiudere il giro sempre a maglia bassissima e vado a lavorare l'ultimo giro a punto granny, sempre con questo colore ovviamente. Quindi chiudo a maglia bassissima nel primo punto, mi porto nel primo spazio con maglie bassissime in questo modo,
Poi mi inserisco all'interno dello spazio, lavoro le 2 maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta e le 2 maglie alte. Dopodiché procedo lavorando 3 maglie alte in ogni spazio successivo sottostante. Qui abbiamo tutti gli spazi, anche qui dove abbiamo creato il soffietto, quindi non ci resta che ultimare questo giro e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho terminato il mio giro, non andrò ad ultimare con il giro di maglia bassissima perché ho bisogno del bordo libero, visto che devo andare a lavorare le fascette per ospitare gli agganci dei manici, ma soprattutto la patella, quindi ho bisogno delle maglie libere. Cosa faccio? Taglio il filo, chiudo con asola di chiusura e passiamo agli agganci per i manici. Dunque ho già preso il mio filo, ho già fatto il cappetto iniziale che mi tengo sull'uncinetto. Qui abbiamo il centro del soffietto, quindi dove abbiamo proprio unito le due parti, ed io prenderò in considerazione questo spazio qui, calcolando che andremo a lavorare dalla maglia bassa alla maglia alta doppia per poi andare a lavorare a specchio. Cosa dobbiamo calcolare? Che qui andrà lavorata la maglia alta doppia, quindi proprio in questo punto qui lavorerò 2 maglie alte, una mezza maglia alta ed una maglia bassa, quindi io mi andrò ad agganciare esattamente qui. Potete anche variare la predisposizione dei punti, ho pensato in questo modo perché ho già fatto una prova, quindi lavorerò in questo modo. Per stabilire il punto vi stabilite il punto più alto, in alternativa per semplificare il tutto potete lavorare tutte maglie basse e vi stabilite i punti sul bordo. Quindi come vi ho detto io lavorerò la maglia alta doppia qui, lavorerò 2 maglie alte, una mezza maglia alta e partirò con una maglia bassa da qui. Quindi mi aggancio in questo punto e lavoro la prima maglia bassa in questo modo. Nel punto successivo lavoro la mezza maglia alta, nei 2 punti successivi lavoro una maglia alta, quindi una e 2, e nel punto che avevo predisposto per la maglia alta doppia vado a lavorare appunto la maglia alta doppia, quindi carico il filo 2 volte sull'uncinetto e vado a lavorare la maglia alta. Chiuderò le asole ovviamente 2 per volta in questo modo e poi vado a lavorare a specchio, quindi 2 maglie alte, una mezza maglia alta ed una maglia bassa. Quindi questo è il procedimento per lavorare la fascetta. Ora volto il lavoro e ripeto lo stesso procedimento, faccio una catenella, inizio con maglia alta, mezza maglia alta, una maglia alta nei 2 punti successivi, una maglia alta doppia e poi si lavora a specchio, quindi 2 maglie alte,
una mezza maglia alta ed una maglia bassa. Andremo a ripetere questo procedimento fino a raggiungere il totale di righe che vi lascio indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ok, ho lavorato 4 righe ed ho raggiunto circa 7 cm, quindi a questo punto taglio il filo, lo blocco tra le maglie e ripeto lo stesso identico procedimento anche sull'altro lato. Bene, una volta lavorate entrambe le basi che ospiteranno l'aggancio del manico, ovvero questo qui, adesso ci occupiamo della patella, quindi io mi ritrovo già sul retro della borsa, questo è il retro, e vi mostro quali maglie andare a prendere in considerazione. Ci teniamo 2 marcapunti vicino, se non avete marcapunti vanno bene degli spilli. Io lavorerò tutto il bordo tralasciando la prima maglia che si trova esattamente dopo la fascetta, quindi posiziono il primo marcapunti esattamente non in questa maglia ma in questa, e questa sarà la prima maglia che lavorerò. L'ultima maglia che lavorerò, ovviamente come abbiamo fatto da questo lato, non andiamo a contare l'ultimo punto ma il penultimo, quindi questo sarà l'ultimo punto che andremo a lavorare per la patella. La patella sarà lavorata esattamente come abbiamo lavorato il corpo borsa, quindi a punto granny, bicolore. Siccome ho terminato il mio giro di lavorazione con il primo colore, quello di base, inizierò a lavorare la mia patella con il colore turchese, celeste, come volete chiamarlo. Quindi mi prendo il mio filo, faccio il cappio iniziale per mia comodità, mi tengo il filo sull'uncinetto e partirò esattamente dal primo punto che ho marcato. Quindi tolgo il marcapunti, inserisco l'uncinetto e lavoro la prima maglia bassa. Lavorerò poi una maglia bassa su questa maglia bassa per sostituire la prima maglia alta. E all'interno di questo punto vado a lavorare altre 2 maglie alte. Quindi avrò lavorato il primo gruppetto formato da 3 maglie alte. Ora cosa facciamo? Procediamo lavorando all'interno degli spazi che abbiamo sottostanti. Inserisco l'uncinetto nello spazio successivo e vado a lavorare il gruppetto da 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Ripeterò questo procedimento fino ad arrivare al marcapunti. Togliamo il marcapunti e andiamo a lavorare il gruppetto di 3 maglie alte esattamente in questa maglia. Quindi inserisco l'uncinetto e lavoro il gruppo da 3 maglie alte. 1, 2 e 3. In questo modo, volendo, potevamo lavorare anche all'interno dello spazio. A questo punto voltiamo il lavoro perché andremo a lavorare comunque righe di andata e ritorno. Non faccio la catenella ma parto direttamente con la maglia bassa nel primo punto ed una maglia bassa su questa maglia bassa per sostituire la prima maglia alta. Fatto questo, passiamo nello spazio successivo e riprendiamo la lavorazione a punto granny, quindi
andiamo a lavorare all'interno di questo spazio un modulo formato da 3 maglie alte. In questo modo procedo ripetendo questo procedimento per tutti gli spazi che abbiamo sottostanti fino a qui. E termineremo la riga lavorando l'ultima maglia alta nell'ultimo punto, quindi andiamo a puntare l'uncinetto qui e lavoriamo una maglia alta. Quindi siamo partiti con una maglia alta e terminiamo con una maglia alta. Io ora devo fare il cambio colore perché continuerò con la stessa lavorazione che ho fatto per il corpo borsa, quindi bicolore, volto e lavoro. Quindi per cambiare colore utilizzerò lo stesso metodo che ho utilizzato per la mia bag. Alzo un po' la solina, inserisco l'uncinetto in questo modo, entrando in quest'asola e in questa, prendo l'altro colore, mi porto la solina fuori, blocco con una catenella, tiro questo filo qui e ne avrò bloccato. Ovviamente poi andranno bloccati meglio e fissati tra le maglie, però comunque abbiamo fatto il cambio colore. Voltiamo il lavoro e dobbiamo ripetere lo stesso procedimento, quindi inseriamo l'uncinetto nel primo punto, lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per sostituire la prima maglia alta, in questo modo. Ora, siccome qui si è creato uno spazio, non andiamo a lavorare le 3 maglie alte, ma ci andiamo a lavorare una sola maglia alta. Quindi quando ci ritroviamo in questa situazione, ovvero che abbiamo la maglia alta e subito dopo lo spazio, lavoreremo una maglia alta sulla prima maglia alta ed una maglia alta nello spazio. Dopodiché, quando abbiamo i gruppetti da 3 maglie alte, andiamo a lavorare i gruppetti da 3 maglie alte. Quindi proprio come adesso abbiamo lo spazio e lavoriamo 3 maglie alte. Così per tutti gli spazi successivi, tranne per lo spazio che si trova prima della maglia alta singola. Ok, mi ritrovo nel penultimo spazio dove ho lavorato il gruppo da 3 maglie alte, nell'ultimo spazio lavoro una sola maglia alta ed una maglia alta sull'ultimo punto. In questo modo ora procedo, volto il lavoro e ripeto più o meno lo stesso procedimento, con la differenza che qui vado a lavorare una maglia alta nel primo punto, che sarà comunque sostituita dalle 2 maglie basse, e poi qui vado a lavorare semplicemente il gruppetto da 3 maglie alte. Quindi dovremo alternare questa riga con la riga che abbiamo lavorato poco prima per tutta la lavorazione della patella. Ora ovviamente termino questa riga e vi mostro anche il cambio colore, che resta comunque lo stesso che abbiamo visto poco fa. Ok, se non volete tagliare il filo ad ogni cambio colore, ve lo portate dietro ad ogni fine riga. Quindi ora, dopo questa riga, devo cambiare colore. Quindi vado a fare questo procedimento. Me lo porto dietro nel mentre che lavoro l'ultima maglia alta, in questo modo. Chiudo le prime 2 asole e dopodiché le altre 2 le chiudo con il secondo colore. Così avrò fatto il cambio colore. Volto il lavoro ed ora procedo lavorando la riga partendo con le 2 maglie alte, quindi
La prima maglia alta è sostituita sempre dalle 2 maglie basse, poi la seconda la vado a fare nello spazio che si è formato e poi procedo con la lavorazione negli spazi, quindi 3 maglie alte sempre all'interno degli spazi. Vado ad ultimare con una maglia alta nello spazio prima della maglia alta ed una maglia alta sulla maglia alta sottostante, quindi dobbiamo andare ad alternare queste 2 righe fino a raggiungere la lunghezza che vogliamo dare alla nostra patella. Troverete indicato qui in alto il numero di righe totali che andrò a lavorare io, ovviamente partendo da questa prima riga fino all'ultima che lavorerò, insieme alla misura in centimetri che sicuramente sarà più utile. Quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere. Bene, ho lavorato tutte le righe, ne ho lavorate 14 che corrispondono a 16 cm. A questo punto taglio il filo, lo blocco tra le maglie e andremo a rifinire il tutto con un giro generale per rifinire tutto il bordo. Andrò a lavorare il giro di rifinitura ovviamente con il colore di base, quindi quello neutro, e in questo giro andrò a fissare anche la prima parte della chiusura, quindi il moschettone. Ovviamente lo fisseremo nella parte centrale, quindi dobbiamo prenderci la misura della patella, nel mio caso misura 21 cm, quindi la posizionerò esattamente a 10 cm e mezzo. Quindi quindi la fisserò in questo punto. Ci prendiamo comunque le misure e ci andiamo a fissare il marcapunti esattamente dove dovremo posizionarla. Ci prendiamo poi il filo, facciamo il cappetto iniziale, andremo a rifinire a maglia bassa, quindi ci teniamo il filo sull'uncinetto e partirò esattamente da qui, quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto, possiamo agganciarci in un punto qualsiasi. Lavoro la prima maglia bassa e procederò lavorando una maglia bassa per ogni punto, quindi qui mi ritrovo ancora sul bordo. Ora devo iniziare a salire, quindi su ogni punto che mi ritrovo io lavoro una maglia bassa. Qui nell'angolo faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa nei punti successivi. Andiamo quindi a rifinire il tutto a maglia bassa in modo veramente molto semplice. Quando arriviamo in questo punto poi dobbiamo iniziare a rifinire anche la patella. Mi inserisco quindi nelle asole sul bordo e lavoro delle maglie basse. Quando arrivo qui nell'angolo faccio una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa nello stesso punto, poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare ovviamente al marcapunti dove dobbiamo andare a fissare il moschettone. Mi fermo esattamente nel punto prima del marcapunti, avvicino il moschettone, quindi lo posiziono esattamente in questo modo sul retro
inserisco l'uncinetto nel punto successivo ed inserisco l'uncinetto anche nell'anello del moschettone e lavoro una maglia bassa. Qui ho il marcapunti, lo tolgo, inserisco l'uncinetto in questo punto, ma entro anche nell'anello del moschettone e lavoro una maglia bassa. In questo modo avrò fissato il moschettone. A questo punto procedo con il mio giro di rifinitura fino ad ultimare comunque tutto il giro ed arrivare nel punto iniziale. Il procedimento ovviamente resta sempre lo stesso, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante. Una volta terminato tutto il giro, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Fatto questo procedimento non ci resta che andare ad applicare l'anello, che è la seconda parte della chiusura, ma io ho deciso di sostituire l'anello che mi è uscito da questa chiusura, quindi un semplice anello chiuso, con un moschettone tondo, quindi esattamente questo qui. Sicuramente lo ritroverete anche voi nel kit, perché in modo molto semplice possiamo andarlo ad applicare al corpo borsa senza nessuna fatica. Quindi prendiamo la misura dove dobbiamo posizionarlo esattamente, quindi io devo posizionarlo esattamente qui. Quindi cosa faccio? Apro il moschettone e lo vado ad inserire all'interno della lavorazione senza nessuna fatica. Ecco qui che avrò applicato la mia chiusura in modo veramente super semplice. A questo punto non ci resta che applicare i manici. Un aggancio l'ho già applicato in maniera veramente facilissima, infatti ci sono le viti, andiamo a svitare queste due viti. Dobbiamo applicare questa parte su questa piccola fascetta che abbiamo lavorato all'inizio e la posizioniamo esattamente sul bordo, alla base dell'ultimo giro di maglia bassa che abbiamo lavorato. Cerchiamo di centrarlo, dobbiamo far fuoriuscire i due fori dalla lavorazione in questo modo. Dopodiché prendiamo la seconda parte, la posizioniamo al di sopra e andiamo ad inserire le viti. A questo punto non ci resta che applicare il manico. Abbiamo a disposizione 4 moschettoni, quindi volendo questo si può sciogliere e si possono utilizzare singolarmente. Io li lascerò così perché mi piace questo effetto, quindi in modo sempre molto semplice andiamo ad applicare i nostri manici tramite i moschettoni. Ed ecco qui che la nostra borsa sarà terminata. Non sta nell'inquadratura perché è veramente una maxi borsa, ma comunque in ogni caso avrete visto anche l'anteprima del video, quindi vi sarete fatte un'idea. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere come sempre con un commento qui sotto, un bel pollice in su, mi raccomando, condividete il video con tutte le vostre amiche creative. Vi ricordo che per questo progetto è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito gomitoli.com. Trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto del 30% che ha come sempre una validità limitata. Trovate tutte le info sia qui sul video
che nella descrizione in basso al video. Nel box informazioni trovate anche il link del mio tutorial sulla fodera, facilissima a prova di principiante. Trovate il link nel box informazioni. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove pubblico tutte le anteprime dei prossimi progetti e dei mini tutorial riguardo all'uncinetto. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!